Ciao, questo è il podcast dedicato alla logistica, alla supply chain e all'innovazione tecnologica. È lo spazio in cui proviamo a rendere chiari anche i temi più tecnici, senza complicarli. Noi siamo Stesi e questo è Talking Supply Chain. Oggi siamo qui con Simone Trentin, Product Owner di Stesi. Oggi parliamo di riduzione dei costi del magazzino della logistica distributiva. Vorrei iniziare questo speech leggendoti una frase. I costi della logistica sono uno degli elementi che più incidono sulla competitività e sulla redditività aziendale. È vero? Posso sicuramente essere d'accordo. È importante per un'azienda essere efficiente anche dal punto di vista economico, quindi ridurre i costi, essere competitivi sul mercato è sicuramente una cosa fondamentale per ogni azienda. E come può un'azienda fare tutto questo? Parlando di logistica di magazzino, come ci siamo già detti prima, è importante il concetto di processo, ma il processo in questo caso ottimizzato. Cosa significa? Che una volta studiato bene l'ambiente, i flussi di magazzino, determinare un processo ottimizzato sicuramente può aiutare a ridurre i costi, rendere un prelievo più veloce, organizzando la merce al posto giusto, abbatte i tempi di evasione di un ordine, quindi permette di evadere più ordini nel minor tempo possibile. Questo è sicuramente un beneficio. Per ridurre i costi della logistica bisogna innanzitutto fare uno studio ambientale. Sei d'accordo? Sì, perché non c'è una regola scritta, non tutti i magazzini sono uguali, Ok? non tutti i settori sono uguali, quindi lo studio è la prima cosa da fare. E che cos'è uno studio ambientale? Oppure noi di Stesi come facciamo questo studio ambientale? Lo studio ambientale viene fatto tipicamente lavorando con il cliente, accompagnandolo, studiando i suoi processi, studiando proprio anche la struttura fisica del proprio ambiente, quindi come il magazzino, i settori, le scaffalature, quello che è in possesso, se si va a riutilizzare quello che si ha, oppure andando a capire come è meglio realizzare un impianto nuovo, quindi a disposizione della merce, quindi anche le scaffalature, qualora ci siano scaffalature o qualora sia necessario anche strumenti diversi dalla scaffalatura tradizionale, come magazzini mobili, come magazzini automatici, e quindi uno studio del settore, del tipo di merce che si muove, dell'ambiente, degli spazi a disposizione è fondamentale prima di poter definire un processo. Quindi, fatto questo studio, avremo un secondo step, giusto? Che è la definizione del layout di magazzino. Esatto, è proprio quello che dicevo prima. Quindi una volta chiariti i punti fondamentali, le criticità che ci possono essere, le esigenze del cliente stesso, è fondamentale per capire come va organizzato al meglio il processo, quali sono i punti critici, e di conseguenza tutto va organizzato potenzialmente sulla base di queste esigenze. Quindi è fondamentale appunto definire il layout di magazzino in maniera che sia ottimizzato e sia d'aiuto per i processi che ne seguiranno. Abbiamo parlato dell'analisi, no? Sì. Abbiamo parlato della definizione di un layout, sia Esatto. fisico sia di processi e di flussi. Sì. E quindi, e poi cosa deve fare un'azienda secondo te? Bisogna ovviamente realizzare i processi, Ok. farsi aiutare da un software, tipicamente appunto il WMS, per disegnare questi processi via software, in maniera che da dare uno strumento per realizzarli e che soprattutto sfrutti quello che è stato definito in precedenza e vada sulla scia del processo a dare lo strumento per realizzarlo. Quindi la scelta del partner sia in fase di analisi del layout sia in fase della realizzazione del software è il passaggio fondamentale per arrivare all'obiettivo finale. I costi della logistica possono essere, è un saving solo che si può fare su un plant nuovo, oppure è un costo che si può anche ridurre su un magazzino, su un plant già in uso, già operativo? Sicuramente si può fare su un magazzino anche già operativo. Ovviamente anche qui è necessaria una fase di analisi, è necessario stare in magazzino, vedere come lavorano, capire le criticità e capire se si possono migliorare rivedendo le auto oppure rivedendo il processo. Quindi anche in un magazzino esistente sicuramente un lavoro di ottimizzazione può essere fatto in qualsiasi momento, perché comunque potrebbero esserci dei processi in essere, in uso dal cliente per abitudine, che devono essere rimessi in discussione. E quando parli di costi, a che cosa pensi? Costi di persone, costi di attrezzature, costi di merce? Quando parlo di costi,
Parlo di tante cose, appunto uno è l'affidabilità, quindi minore rilavorazioni possibili, essere certi che quando si è eseguito il processo tutto quello che si è fatto sia in ordine, corretto, coerente e quindi non sia necessario ritornare indietro per risolvere un problema. Oltre a questo c'è anche una misurazione delle risorse, di efficacia, capire quali sono le criticità e attuare un piano per risolvere, rivedendo il processo, rivedendo se necessario anche il layout. Quindi i costi non sono solo l'efficacia, ma sono anche l'intercettazione delle criticità per essere riviste. Quindi l'utilizzo di strumenti che permettano di avere dei KPI, dei misuratori di efficienza, di criticità è fondamentale. E appunto un software, un WMS è quello che può fornire. Nella tua giornata quotidiana ti capita spesso di vedere sia magazzini nuovi, sia Sì, magazzini già operativi. sicuramente. Mi fai un esempio di costi della logistica ridotti in un magazzino ovviamente già in uso e invece contenuti in un magazzino ex novo, in un plant ex novo. Se penso a un magazzino nuovo, giusto per rendere l'idea, parlo del caso Valcolatte, che in Mh-mh. verità ha 2 magazzini, ma soprattutto del magazzino della parte degli imballi, della merce ausiliaria per imballare il prodotto, Giusto, perché in un magazzino oltre alla merce primaria c'è anche la merce ausiliaria. che fino a poco tempo fa non era neanche gestita, era gestita puramente manualmente e non era Perfetto. controllata. È stato introdotto un WMS per Mh-mh. poter quindi avere controllo della giacenza, avere controllo sempre della disponibilità e quindi ottimizzare i riordini, organizzare meglio la produzione sapendo quanto c'è a disposizione e quindi avere sempre un dato certo. Oppure se invece parliamo di un magazzino in essere, mi viene in mente il caso nutraceutica, Mh-mh. che si occupa di spezie, quindi di merce tendenzialmente molto costosa, in cui anche una piccola parte di merce ha un costo, in cui la merce in questo caso viene continuamente movimentata e pesata, perché tutti gli ordini sono relativi a pesature di precisione. Il fatto di aver introdotto il VMS, anche questo permette di avere più controllo su una merce costosa, sapere esattamente come viene preparato, sapere avere il controllo sul residuo e organizzare al meglio l'organizzazione del magazzino. Oltre al layout e quindi alla gestione dei flussi, Sì. ci possono essere anche dei costi nascosti non visibili direttamente dall'azienda, ma che poi a fine dell'attività, della settimana, del mese possono incidere? Sì, come ti dicevo prima, appunto l'efficienza della preparazione della merce è importante. Cosa voglio dire con questo? Il fatto che un operatore in qualsiasi momento sappia dove andare a trovare la merce, rispetto magari in un magazzino, un processo non organizzato, dove l'operatore cerca la merce non sapendo esattamente dov'è, incide a fine mese, perché vuol dire che l'operatore non perde tempo a cercare merce, a capire se va bene o non va bene. Fa dei Se giri a torniamo vuoto? appunto anche dei lotti, magari può sapere la merce, ma magari non è il lotto giusto da inviare, se parliamo di scadenze alimentari, eccetera, eccetera. Quindi a fine mese avere la gente organizzata che sa esattamente cosa deve fare con precisione è un costo importante. Per ridurre i costi poi in certi casi si può anche pensare, capire se è utile ricorrere all'automazione. L'automazione sicuramente, al di là dell'investimento iniziale, alla lungo termine può essere un vantaggio non da poco, perché è più precisa, perché è affidabile, perché lavora, in certi casi può lavorare anche continuamente. In certi casi ci sono impianti nostri che lavorano praticamente in autonomia anche durante la notte, con sistemi ad esempio come gli AGV o come magazzini automatici, senza operatori o con pochi, quindi sicuramente che l'automazione è una cosa da tener conto qualora ci sia un importante movimento di merci. Un altro vantaggio per ridurre i costi, appunto tornando anche alla conoscenza della merce e avere uno strumento in grado di avere la tracciabilità e anche poter fare dei ricalcoli, sapere individuare gli indici di rotazione, sapere la merce che viene movimentata di più, quella che viene movimentata di meno. Cosa vuol dire questo? Vuol dire anche posizionare la merce in un posto migliore,
più utile all'operatore, più facile da raggiungere per la merce movimentata di più, e quindi anche ottimizzare il layout di magazzino in questo senso. Come fare questa cosa qui con un software che permetta di monitorare questi aspetti, di calcolare in tempo reale o stagionalmente questi parametri fondamentali per capire cosa serve al magazzino e procedere a delle ottimizzazioni. La supply chain ha ancora tante cose da dire e noi abbiamo intenzione di dirle. Ascoltaci!